Amici di Story Hunters, ciao, oggi siamo qui con l'amico Remo. Buongiorno a tutti. Tra l'altro Remo è un mio conterraneo quasi, perché insomma io vengo dalla zona di Urbania e lui Io viene vengo dalla parte sud delle Marche Sporche, dette così, no? San Benedetto del San Tronto. Benedetto del Tronto. Sono di San Benedetto del Tronto, ho vissuto a San Benedetto del Tronto, sono un ex bancario, per cui ho girato Marche e Abruzzo come lavoro, ho lavorato per tanti anni, poi dopo a un certo punto, essendo un iperattivo, trovandomi a riposo, non è la mia attitudine stare fermo, per cui ho sempre lavorato, mi sono sempre dato un pochino da fare, cercando ovunque gli impegni. Se non che visitando Madeira, mi sono innamorato nel tempo di Madeira, sono stato 3 volte e ho sempre desiderato così trasferirmi per lunghi periodi in quest'isola, soltanto che alla fine, nel momento in cui ho deciso di fare questo passo, mi sono reso conto che Madeira è un'isola abbastanza distante dal continente, per cui ho ritenuto opportuno fermarmi nel continente, nel territorio portoghese continentale, e pensando sempre che Madeira, bene o male, con mezzi aerei posso andarci quando voglio per una vacanza. Ecco, Remo, Madeira, quindi tu hai vissuto, sei stato a Madeira più volte, raccontacelo. È un'isola molto bella, dove la natura predomina in maniera incontrastata, con una fioritura di fiori sul ciglio della strada, camminando nei punti più sperduti, tu trovi fiori dappertutto. È un'isola molto verde, molto bella, con dislivelli diciamo che superano tranquillamente i 1000 metri. C'è Funchal, che è la capitale, che è una città sede universitaria, sede di grandi strutture sanitarie. Diciamo che è una città che fa 250.000 persone, ed è poi loro lo mettono un pochino come immagine dappertutto, la terra di Cristiano Ronaldo, e loro sono moltissimo orgogliosi di questo personaggio. È la terra di Cristiano Ronaldo, non lo sapevo. Persone molto accoglienti, disponibili, hanno un ritmo di vita un pochino più tranquillo, più lento. È un'isola che vive di pesca e turismo. Consideriamo che Madeira il clima va dai 20 ai 27 gradi, costante per tutto l'anno. Qualche vento che viene nel cambio dall'equatore, nel cambio delle stagioni, ma nulla di particolare. Ed è un'isola con un clima proprio gradevole, è molto accogliente e gradevole. È un'isola dove nei tempi anteguerra, addirittura c'era Churchill che passava le vacanze sempre a Madeira, per cui ha influito nel turismo anglosassone, per cui ci sono molti turisti inglesi, irlandesi che magari stazionano e abitano lì. E ripeto, però, ecco, per uno che ha voglia, che viene dal continente e ha voglia di stabilirsi, nel tempo forse sente il limite di questo mare che circonda dell'isola, i limiti dell'isola, limiti, no? Che portano chiaramente un pochino a un senso di nostalgia, a volte di uscire, di andare, eccetera. Le comunicazioni non è che sono sempre costanti, perché d'estate è un conto, d'inverno magari ci sono certe date che gli aerei vanno e altri giorni non vanno, insomma dipende un pochino dalla loro organizzazione. Io d'inverno con l'aereo non ci sono mai andato. Nel 2015 ho fatto un tour da nord a sud di 15 giorni, girando in ogni angolo, nelle migliori città, le più grandi, sia all'interno che sul mare,
e ho deciso ho trovato, diciamo così, l'ambiente ideale per rilassarmi, per stare fuori un pochino. Mi sono reso conto che stando qui alcuni giorni staccavo la spina, stando qui stacco la spina, torno in Italia, quando torno in Italia riprendo un pochino la vita ritmica, sono un iperattivo per cui cerco, faccio, cioè, ecco, e mi riempio anche di problemi e di pensieri. Qui sinceramente mi trovo a mio agio e non sento la nostalgia di attivarmi, qui mi dedico molto a scoprire, a conoscere, a visitare città, a visitare isole, a visitare coste, a leggere, a fare camminate, trekking, un gruppo di amici, diciamo, di multinazionalità, portoghesi, belgi, qualche tedesco, per cui ecco, ci dedichiamo un pochino allo scoprire un pochino quello che è tutto il Portogallo. Nel 2018 mi sono trasferito, ho visitato da Ericeira, Sesimbra, poi Lagos, e ho deciso un pochino di fermarmi ad Albufeira. Ericeira non ho trovato l'ambiente giusto come abitazione, la stessa cosa a Sesimbra. A Lagos è una città, una bella cittadina, accogliente, però essendo più a occidente, diciamo, della parte dell'Algarve, è molto ventosa, abbastanza ventosa da quelle parti. Non mi è piaciuta granché Portimao come impatto, poi magari mi sono nel tempo ravveduto visitandola bene e mi sono fermato ad Albufeira. Possiamo dividere il Portogallo in 3 zone. Allora, il nord di Lisbona è molto bello, ci sono città incantevoli, Porto, Braga, Guimarães, Ponte Lima, Ericeira, Mafra, sono città bellissime e sotto certi aspetti culturalmente lì si trova il vero portoghese, il vero Portogallo è lì. Il sud, oltre chiaramente a risentire ancora diciamo, del predominio dei Mori a suo tempo nel 500-600, è una zona dove di provenienza culturalmente è marinara, piccoli centri, piccoli borghi di estrazione marinara e contadina. Ed per cui il turismo ha sviluppato economicamente, diciamo, questa zona in maniera molto veloce, per cui gli ha dato un ritmo completamente diverso dal nord, molto più veloce, cioè guardano più al business, molto più al denaro, molto più, cioè si confrontano con il turista, per cui tu vedi sulle strade nel 2015 magari, quando sono venuto sulle autostrade o le strade del sud, tu incontravi una macchina sì e no dopo tanto tempo. Oggi vedi che lo status symbol qui in Albufeira per i giovani sono le macchine. Tutti cercano la macchina sportiva, la macchina che ha un certo aspetto. Il nord dei problemi ha tutto, bellezza, rapporti, storia, tutto, cultura superiore, tutto. Gli manca il mare, in definitiva, gli manca... Cioè il mare ce l'ha, perché il mare c'è, però... Ce l'ha, però è un mare diverso già, è un mare diverso. Lassù a Nazaré, Ericeira, esiste la tavola, il surf, certo. Ok? Però è una regione, la parte nord, molto piovosa. D'inverno fa molto freddo, è umido, eccetera. Il sud invece, il sud dell'Algarve ha il mare e il clima. Ecco. I lati positivi è il mare e il clima. Le isole, le Azzorre e Madeira, e diciamo è la terza parte, sono isole stupende, bellissime, però per uno, secondo il mio parere, ce ne sono molti che abitano e sono molto molto soddisfatti. Altri ho sentito invece sentivano la nostalgia un pochino di muoversi in spazi più grandi, sempre. Per una vacanza anche di 1 mese, 2 mesi, ok, ma dopo diventa un pochino limitativo.
Questo è. Molti amici quando torno in Italia dicono: ma qual è la differenza? C'ha Portogallo, Italia, eccetera, San Benedetto, Albufeira. Allora, la differenza sta nelle piccole cose che superficialmente molti magari non notano, ma se uno ci vive vede immediatamente la differenza. Allora, innanzitutto il portoghese è tutto il portoghese, è orgoglioso del proprio paese, cioè lo ama, non rispetta le regole. Il portoghese rispetta le regole. Per esempio, si entra su un tram, su un pullman, o si deve fare la fila a uno sportello, non c'è nessuno, o al supermercato per pagare alla cassa, non c'è nessuno che ti passa davanti, anzi aspetta, ti chiede, ti offre il passaggio, ma assolutamente non ti prevarica. Il portoghese è disponibile ad ascoltarti e a risolvere i tuoi problemi. Che posso dire? A Lisbona, nei tram, questa è un'esperienza che ci ho fatto caso un pochino, nei tram, che sono tre vagoni, in definitiva pieni, stracolmi, stretti, eccetera, non ce n'è uno che non marca il biglietto, non ce n'è uno. E l'impatto con le cose pubbliche? Allora, il rispetto della cosa pubblica, della cosa comune. Loro considerano una panchina pubblica un bene di tutti. Trovi sotto le panchine, dove di solito da fare il fitness, una camminata, trovi sotto le panchine, essendo sul prato, quando magari c'è un pochino di pioggia, succede rarissimo d'inverno, può fare degli avvallamenti. Loro hanno messo dei tappetini di gomma da tutte gli attrezzi che trovi sui vari parchi. Gli attrezzi, perché i parchi sono molto curati e sono anche forniti di palestre all'aperto. Allora, no? Sì, hanno gli attrezzi da fitness, sì. E ci sono Devo dire che li abbiamo trovati sempre tutti molto ben mantenuti, rasati, l'erba rasata, pulita. Devo dire che c'è un'attenzione alla cosa pubblica. E non trovi rifiuti per terra, non trovi carte, non trovi, posso dire, tutto pulito. E trovi questi tappetini messi e non c'è un tappetino fuori luogo, fuori posto, o addirittura tolto. Non esiste. È il rispetto della cosa comune. Loro considerano una panchina un bene di tutti e ci tengono tutti a. E poi c'è l'educazione civica. L'educazione civica è intesa come andare per strada. Loro hanno, per dirne una, tu passi su un marciapiede, ti avvicini alle strisce pedonali, già si sono fermate le macchine da questo lato ed anche da quell'altro lato della strada, aspettano che tu passi, cioè hanno il rispetto per il pedone. Ma questo io dicevo, ma lo imbongono. Poi ho capito perché dove abito io, vicino al mercatino, che è nell'insieme dei complessi scolastici, molto bello, molto tipico, c'è un'area grosso modo come un campo da calcio, dove è stata realizzata la pista, la strada, la pista ciclabile, cioè rappresentata quello che è una strada comune che trovi girando per la città. Quindi il rondò, ci sono i semafori, ci sono le finte colonnine di carburante, ci sono i semafori che funzionano, strisce pedonali, c'è tutto. E lì al mattino i ragazzini da 5 anni ai 6 anni, questa è l'età in cui ho visto, con gli insegnanti, con tante pettorine davanti numerate, allora chi fa il pedone, chi va con la biciclettina, educazione civica, chi va con la macchinetta, chi attraversa quando il semaforo fa verde attraversa le strisce pedonali. E poi ci sono, io ho visto l'altro giorno, 3 bambini vestiti da vigili che con un foglietto marcano gli errori perché dopo danno le penalità.
qui sono sereno, sono spensierato, vivo i miei piaceri che possono essere lettura, musica, camminare, visitare, curiosare, andare a scoprire magari ristoranti nuovi, cioè cucinare, a me piace anche cucinare e mi sento, diciamo, vivo le giornate in maniera completa, ecco, questo è il punto. Mi sento soddisfatto della decisione che ho preso in maniera compiuta. Torno con nostalgia anche in Italia perché ho gli amici, cioè, però ecco, ogni volta che vado tutti mi chiedono allora perché, a volte alcuni ti descrivono come un traditore. Che la vita è una, va vissuta secondo le proprie diciamo obiettivi, le proprie ragioni e le proprie curiosità. Non può essere diciamo così compromessa, scendere a compromessi magari con cose che magari non fanno piacere, non danno soddisfazione, non danno gratitudine. Ecco, voglio vivere i miei giorni in maniera compiuta, in maniera piena proprio, ecco. Ho due figli, uno ormai vive diciamo in Germania da molti anni e una invece vive a San Benedetto, lavora realizzata. A me piace anche andare a ballare, così girare un pochino, conoscere, mi piace entrare e conoscere soprattutto la lingua per approcciarmi in maniera migliore, in maniera più profonda nei costumi dei portoghesi, cioè mi piace entrare nella loro quotidianità, diciamo così, nei loro costumi, nel loro modo di pensare. Il portoghese, ecco, non tutto è positivo, ci mancherebbe, il portoghese in un certo senso è anche personalmente riservato, non dà molta, mentre noi italiani facilmente ci apriamo, facilmente entriamo in confidenza, il portoghese no. Il portoghese verso di noi hanno una predisposizione talmente favorevole, diversa da magari verso gli inglesi, francesi, non dico spagnoli, perché sotto sotto ci considerano i detentori della cultura occidentale. Siamo andati a fare una bellissima camminata in un paesino di cui a non Paderme. E lì mi spiegavi che però le relazioni umane probabilmente proprio sulla costa dell'Algarve diventano più sfuggevoli. Perché? Perché il portoghese, diciamo, essendo una regione turistica, è impegnato nei lavori cucine, alberghi, ristoranti, cioè avendo poi una disponibilità economica, i loro stipendi chiaramente sono limitati rispetto ai nostri, cioè da quello che ho raccolto un salario medio è sui 700 euro, 750 euro, questo è. Per cui il portoghese non è disposto ad uscire, posso dire, divertirsi nei luoghi turistici, le loro riunioni, i loro piaceri il sabato sera lo passano magari, qui ci sono dei ristoranti, dei grossi ritrovi che è famoso, diciamo, per il frango. Loro cucinano solo il frango, che sarebbe il pollo che costa una stupidata, e con 7 euro, 8 euro la sera mangi il pollo arrosto con tutto il contorno, quantitativo abbondante. O il pollo piripiri. Pollo piripiri, cioè piccante. E tu trovi in questi ristoranti particolari, ci sono andato un paio di volte, trovi 200-300 persone dentro, con la famiglia, cioè ecco, il loro ritrovo il sabato e per loro è quello. Soltanto ecco, il portoghese non riesci a intercettarlo, non riesci tu vai in un bar magari che è in portoghese, cioè lui ti si rivolge poi in inglese, allora tu dici ma falla portoghese, no, hai il tempo di praticare, di scambiare due parole in portoghese, se no altrimenti qui lungo la fascia costiera è difficile.
parlare portoghese, perché camminando su una strada in un periodo, non dico luglio-agosto che è impossibile, ma in un periodo che può essere giugno, settembre, ottobre, se tu vai in una stradina e incontri 100 persone, 80-85 sono stranieri, sono anglosassoni. Questo è. Questa è la ragione una per cosa cui diversa invece il nord, Porto, Braga, no. Lisbona. Il nord entri anzi nel nord, se tu cammini in un angolo, tu cammini per la strada e ti guardi, essendo diciamo di fuori, non conoscendo il luogo, ti guardi in giro come per scoprire qualcosa, ti si avvicina qualcuno e dice ha bisogno di aiuto subito. Questo è il portoghese. Quindi in Algarve c'è il sole, c'è la buona temperatura, però l'anima vera portoghese, per trovarla bisogna andare un po' anche oppure sull'interno. Oppure l'Alentejo. L'Alentejo è una zona di campagna dove ci sono delle grandi fattorie, dove di ortaggi, di frutta, di piantagioni diverse di qualsiasi tipo. Molti agrumi qua. Gli agrumi li troviamo dappertutto, diciamo. Ci sono grandi aziende ma grandi estensioni, cioè hanno, che posso dire, un'azienda ha un recinto che può essere lungo 1 chilometro cioè centinaia di ettari giornalmente, i contadini, i pescivendoli, i pescatori. Molto bello. E dico subito, il raffronto, ecco il contrasto. La carne, per dirne una, la carne qui costa pochissimo, una stupidata, ma io parlo di carne buona, perché qui gli allevamenti vengono fatti allo Stato Prato, all'aperto. Nell'Alentejo tu trovi sotto i sughereti tori, mucche, agnelli, pecore, tutto e di più. Appartamenti in affitto qui parlano si dividono qui, a dispetto di noi in Italia di parlare di metri, qui dividono gli appartamenti in camere. T1 è una camera, T2 è 2 camere, T3 allora un T1 con bagno, soggiorno, cucina eccetera, e qui in Algarve parla 700 euro. Una camera da bagno 700 euro. Questo è. E nell'interno magari con lo stesso prezzo prendi 4 camere. Nell'interno, nel nord è un altro discorso. Costa la vita nel nord costa molto meno, molto. Allora, a parte che oggi andremo al mercatino qui di Albufera a mangiare una bella fagiolata che è tipico piatto portoghese, no? E che viene poi, questa sarà con i gamberi, no? No, è un mischio in umido, diciamo come facciamo noi i fagioli in umido, no? Tante volte con le patate, cioè, questi lo fanno fagiolata con i gamberi, ci mettono i gamberi dentro, oppure la fanno con la carne che è pollo, maiale, eccetera, eccetera. Oggi ho visto lì la locandina è fagiolata con gamberi. Ok, e spenderemo 7,50 euro. 7,50 euro a testa. Con acqua, c'è un contorno di riso, certo, la fagiolata bianco, è con riso, verdure, patate, eccetera. Sì. Allora, se vuoi dare un consiglio agli amici che sono in dubbio, vado, non vado, resto, non resto? Beh, dipende dal carattere di ciascuno. Se avete voglia di scoprire, di vedere paesi nuovi e di uscire un pochino dal guscio di quello in cui si è vissuti sempre, se io domani devo fare quello che ho fatto oggi, significa che io faccio già quello che ho vissuto. A me invece il mio spirito mi porta a scoprire un qualcosa di nuovo e conoscere, perché la vita è una. Se io dovessi vivere sempre allo stesso modo, cambi 50, cambi 60, cambi 70, la stessa cosa, ma se io dovessi vivere stancamente lo stesso posto, con la stessa diciamo tristezza, non mi ci trovo, non mi ci troverei, insomma. Saluti a tutti, non so se sono stato utile, mi sono divertito, grazie e buona giornata. Grazie Remo. Vai.